Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerò i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco. Artrosilene, capsula a rilascio modificato Dompe Farmaceutici SpA. Ultimo aggiornamento. 11 novembre 2021. Cos'è artrosilene, capsula a rilascio modificato? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere artrosilene, capsula a rilascio modificato durante la gravidanza e l'allattamento, effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari, effetti indesiderati, sovradosaggio, proprietà farmacodinamiche, proprietà farmacocinetiche, dati preclinici di sicurezza, elenco degli eccipienti farmaci esteri. Cos'è artrosilene, capsula a rilascio modificato? Artrosilene, capsula a rilascio modificato, è un farmaco a base del principio attivo chetoprofene sale di lisina, appartenente alla categoria degli analgesici FANS e nello specifico derivati dell'acido propionico. È commercializzato in Italia dall'azienda Dompe Farmaceutici SpA. Artrosilene, capsula a rilascio modificato, può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni artrosilene 320 mg 20 capsule rigide a rilascio prolungato. Informazioni commerciali sulla prescrizione titolare. Dompe Farmaceutici SpA. Ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica classe A. Principio attivo chetoprofene sale di lisina. Gruppo terapeutico analgesici FANS. Forma farmaceutica capsula a rilascio modificato. Indicazioni: trattamento sintomatico di stati infiammatori associati a dolore, tra i quali artrite reumatoide, spondilite anchilosante, artrosi dolorose, reumatismo extraarticolare, flogosi post-traumatiche, nell'adulto. Posologia. La dose raccomandata è una sola capsula al giorno, da assumere per via orale durante o dopo i pasti. La dose massima giornaliera è 200 mg di chetoprofene, corrispondente a 320 mg di chetoprofene sale di lisina. Il rapporto rischio e beneficio deve essere attentamente considerato prima di iniziare il trattamento con la dose giornaliera di 200 mg di chetoprofene, vedere paragrafo 4. Non superare la dose massima giornaliera. Gli effetti indesiderati possono essere minimizzati con l'uso della più breve durata possibile di trattamento che occorre per controllare i sintomi, vedere paragrafo 4. La dose efficace più bassa deve essere usata per il periodo più breve necessario ad alleviare i sintomi, vedere paragrafo 4. Popolazioni speciali anziani. La posologia deve essere attentamente stabilita prendendo in considerazione un'eventuale riduzione dei dosaggi sopraindicati. Pazienti con insufficienza epatica o renale lieve e moderata si raccomanda una terapia al dosaggio minimo giornaliero e un attento monitoraggio, vedere paragrafo 4. In caso di insufficienza renale si raccomanda di controllare il volume di diuresi e la funzionalità renale, vedere paragrafo 4. Artrosilene 320 mg capsule rigide non deve essere utilizzato in pazienti con severe disfunzioni epatiche e renali, vedere paragrafo 4.3. Popolazione pediatrica. Artrosilene 320 mg capsule rigide a rilascio prolungato è controindicato nei bambini, vedere paragrafo 4.3. Controindicazioni. Artrosilene 320 mg capsule rigide non deve essere somministrato nei seguenti casi: ipersensibilità al principio attivo, ad altri farmaci antinfiammatori non steroidei, FANS, o ad una qualsiasi degli eccipienti, elencati al paragrafo 6.1. Asma, broncospasmo, rinite acuta, orticaria, polipi nasali, edema angioneurotico o altre reazioni di tipo allergico causati da chetoprofene o da medicinali con analogo meccanismo d'azione, per esempio acido acetilsalicilico, altri FANS e inibitori selettivi della cicloossigenasi 2, vedere paragrafo 4.8. Asma bronchiale pregressa. Grave insufficienza cardiaca. Gastrite. Ulcera peptica / emorragia attiva, o storia di emorragia / ulcera peptica ricorrente, 2 o più episodi distinti, comprovati di ulcerazione o emorragia. Precedenti anamnestici di emorragia gastrointestinale, ulcerazione, perforazione o dispepsia cronica. Storia di sanguinamento gastrointestinale o perforazione conseguenti a pregressa terapia con FANS. Morbo di cronocolite ulcerosa.
grave insufficienza epatica, cirrosi epatica, epatiti gravi, grave insufficienza renale, ipoperfusione renale, leucopenia e piastrinopenia, diatesi emorragica ed altri disturbi della coagulazione e disordini emostatici, emorragia cerebrovascolare o di qualsiasi sanguinamento in atto, utilizzo di un dosaggio elevato di diuretici. Terzo trimestre di gravidanza, vedere paragrafo 4, 6. Età pediatrica. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Avvertenze: gli effetti indesiderati possono essere minimizzati con l'uso della più bassa dose efficace per la più breve durata possibile di trattamento che occorre per controllare i sintomi. Vedere paragrafo, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Associazioni non raccomandate. Altri fans, compresi gli inibitori selettivi della ciclossigenasi 2, e alte dosi di salicilati, 3G/DE. La somministrazione contemporanea di diversi fans può aumentare il, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni riportate su letteratura scientifica internazionale. Prima di prendere artrosilene, capsula a rilascio modificato insieme ad altri farmaci come Coumadin, Symptom, eccetera. Chiedi al tuo medico o farmacista di fiducia di verificare che sia sicuro e non dannoso per la tua salute assumere artrosilene, capsula a rilascio modificato durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere artrosilene, capsula a rilascio modificato durante la gravidanza e l'allattamento? Gravidanza. L'uso del chetoprofene durante il primo e secondo trimestre di gravidanza deve essere evitato. La somministrazione di chetoprofene deve essere presa in considerazione solo se il beneficio atteso per, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. In seguito alla somministrazione di chetoprofene possono insorgere sonnolenza, vertigini o convulsioni e disturbi visivi. Si raccomanda di evitare di guidare, di usare macchinari o di svolgere attività che richiedono particolare vigilanza. Effetti indesiderati. Gli eventi avversi più comunemente osservati sono di natura gastrointestinale. Classificazione delle frequenze attese: molto comune, 1/10, comune, da 1/100 di 1/10, non comune, da 1/1000 di 1/100, raro, da, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Sono stati riportati casi di sovradosaggio con dosi superiori a 2,5 g di chetoprofene. Nella maggior parte dei casi, i sintomi osservati sono stati limitati a letargia, confusione, perdita di coscienza, sonnolenza, cefalea, capogiri, vertigini, nausea, vomito, dolore epigastrico, dolore addominale e diarrea. In caso di grave sovradosaggio, si possono verificare anche emorragia gastrointestinale, ipotensione, depressione respiratoria e cianosi. In tal caso il paziente deve essere immediatamente trasferito in un centro ospedaliero specializzato per iniziare il trattamento sintomatico. Non esistono antidoti specifici per il sovradosaggio da chetoprofene. In caso di sospetto sovradosaggio massiccio, si raccomanda la lavanda gastrica e si consiglia un trattamento sintomatico di supporto per compensare la disidratazione, monitorare l'escrezione urinaria e, se presente, correggere l'acidosi. In caso di insufficienza renale, può essere utile l'emodialisi per rimuovere il farmaco in circolo. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Farmaci antinfiammatori/antireumatici non steroidei ATC. M01A03. Chetoprofene. Sale di lisina possiede maggiore solubilità e migliore tollerabilità, soprattutto a livello gastrico, rispetto al chetoprofene acido. Svolge spiccata azione analgesica. Proprietà farmacocinetiche. Chetoprofene. Sale di lisina viene rapidamente e completamente assorbito con massime concentrazioni ematiche a 60-90 minuti per via orale. Il tempo di dimezzamento è di 1-2 ore. Il chetoprofene passa, dati preclinici di sicurezza. Il principio attivo è poco tossico, avendo una DL50 che, a seconda delle vie di somministrazione, è di circa 300 mg/kg nel ratto, pari a 80-100 volte la dose attiva. Elenco degli eccipienti di tilftalato, carbossipolimetilene, magnesio stearato, polivinilpirrolidone, polimeri degli esteri dell'acido acrilico e metacrilico, talco. Composizione. Capsula contenitrice. Corpo.
titanio diossido, e 171, gelatina, testa. Giallo chinolina, e 104, indigotina, e 132, titanio diossido, e 171. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.